Io mi chiamo Vincenzo Pugliese, sono il presidente della cooperativa Altereco di Cerignola. Questa cooperativa nasce nel 2008 dall'idea di alcuni all'epoca giovani ragazzi che decidono di trasformare in lavoro ciò che fino a poco tempo prima era attività di volontariato. Decidiamo di tuffarci in questa avventura, di creare questa cooperativa che da lì a poco avrebbe scoperto il mondo dei beni confiscati. Infatti da lì a poco abbiamo partecipato ad un bando pubblico detto dal comune di Cerignola che ci permetteva di realizzare un progetto attraverso la gestione di un terreno confiscato alla mafia. Il terreno su cui stiamo camminando in questo momento si chiama Terra Out. Si chiama Terra Out per richiamare Radio Out, per richiamare Peppino Impastato, per richiamare l'impegno di un giovane ragazzo che si è battuto contro la mafia che era in casa sua perché il padre era mafioso. Lui si è impegnato, ci ha insegnato che ogni cittadino deve contribuire a migliorare il proprio territorio. Ma ritorno un attimo sulla cooperativa, che nasce dall'idea di questi ragazzi, tra cui io che sono il presidente oggi di questa cooperativa, che sogna di non lasciare la propria terra, perché come sapete, il sud ormai è diventato terra di abbandono a qualsiasi livello. Noi abbiamo investito su di noi, e sulla nostra terra, e quindi attraverso la gestione di questi terreni abbiamo deciso di dare non solo opportunità di lavoro a noi stessi, ma anche a tante persone, tanti ragazzi che provengono da percorsi di svantaggio, perché oggi la cooperativa sociale Altereco lavora con l'UEPE di Foggia, con il Tribunale di Foggia, con il carcere di Foggia. Abbiamo realizzato e realizziamo diversi progetti, tutti finalizzati al reinserimento di persone appunto che provengono dall'area penale, ma non solo. Da un anno circa collaboriamo con il CERT di Cerignola, quindi accogliamo ragazzi che provengono dall'area delle tossicodipendenze, quindi ragazzi che hanno smarrito un po' il senso della vita, e noi cerchiamo appunto di umilmente e con tanto lavoro di ricostruire un po' della dignità e dell'identità di questi ragazzi. Oggi grazie a Coppa Alleanza 3.0 riusciamo a trasformare tutto quello che stiamo raccontando, riusciamo a trasformarlo in realtà, in un progetto che ha una sua sostenibilità economica, perché i nostri prodotti appunto vengono trasformati e conferiti a Coppa Alleanza 3.0. Quindi oggi è possibile acquistare i nostri prodotti, perché un'altra battaglia che noi cerchiamo di fare è proprio nel carrello della spesa. Cerchiamo di raccontare appunto alle persone, ai consumatori, che esistono dei mercati etici, puliti, appunto, che raccontano storie di riscatto sociale di tante persone. Quindi ci piace tanto raccontare attraverso i nostri prodotti che hanno il logo, il marchio Terra Out, quindi sono abbastanza visibili tra gli scaffali. La cooperativa Altereco attualmente ha 5 soci, di cui 2 con svantaggio. Ecco, la particolarità di una cooperativa sociale di tipo B è proprio questa, ossia che nella sua compagine tra i suoi soci deve avere persone con uno svantaggio conclamato.
È un'azienda a tutti gli effetti, come qualsiasi altra azienda. L'unico appunto vantaggio, se così si può chiamare, è che inserendo una persona con uno svantaggio conclamato c'è uno sgravio sui contributi. Per il resto siamo un'azienda come tutte le altre. La nostra sfida oggi è tosta perché oltre alla produzione di beni alimentari, noi ci occupiamo anche di educazione. Facciamo progetti appunto educativi rivolti a ragazzi in età scolare. Ci piace molto evidenziare questo aspetto, ossia non facciamo solo recupero di persone che vengono da aree di svantaggio, ma facciamo prevenzione, anzi ci teniamo molto a rimarcare questo concetto, perché qui ogni anno vengono scuole provenienti da tutta Italia, vengono a conoscere realtà come la nostra, per toccare con mano che cos'è l'antimafia sociale e che cos'è il reinserimento di soggetti svantaggiati. Quindi noi a questi ragazzi raccontiamo tutta la nostra storia dall'inizio fino ad oggi, tutte le difficoltà, le battaglie che dobbiamo sostenere ogni giorno, ma che è possibile generare un'economia pulita e sostenibile sui terreni confiscati. Cioè vogliamo raccontare che è possibile non abbandonare la propria terra, ma investire su se stessi e sul proprio territorio. Tornando ai prodotti, ad oggi gli scaffali della Coop, di Coop Alleanza 3.0, vede una confettura di ciliegie, una confettura di uva, patè di cime di rape e broccoletti, che è un prodotto tipicamente pugliese ma molto apprezzato, sottoli come le zucchine grigliate sott'olio, melanzane grigliate sott'olio. A breve metteremo in produzione altri prodotti. Ogni anno cerchiamo di aumentare il paniere dei prodotti per rendere sempre più sostenibile il nostro progetto. Un altro pezzo importante della nostra strada sono i campi di formazione lavoro, i campi della legalità che abbiamo fatto e che facciamo sia con Libera che con lo SPI CGIL che con l'Arci. Quello è un altro pezzo importante del nostro cammino e del nostro impegno educativo. Da 10 anni su questi terreni vengono ragazzi e ragazze, e non solo, anche anziani da tutta Italia, vengono a passare una settimana su questi terreni lavorando e creando rapporti sia con noi che tra di loro, il tutto in maniera gratuita. Per noi questo è un grande momento di energia, di condivisione e di reinvestimento di energie. Quindi ci piace molto condividere con i cittadini l'esperienza sui beni confiscati. Non dobbiamo dimenticare assolutamente che se oggi abbiamo queste realtà lo dobbiamo a delle leggi importantissime che abbiamo in Costituzione. Una è la legge Rognoni-La Torre del 1982, che per la prima volta parlava di mafia. Per la prima volta attaccava il patrimonio dei mafiosi, e poi la legge del 96, la 109 del 96, appunto, che è quella sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Dietro queste leggi ci sono persone che hanno perso la vita, ci sono persone che hanno speso la loro vita per migliorare la nostra. Quindi noi qui abbiamo una responsabilità enorme, quella di dover restituire tutti i giorni alla collettività questi terreni. E nel nostro piccolo cerchiamo di farlo tutti i giorni, appunto restituendo dignità e lavoro ai cittadini, ma anche dando dei piccoli doni simbolici ai cittadini che vengono a raccogliersi le ciliegie o l'uva o altri beni di questa terra.
Le sfide sono tantissime, rimangono tantissime, ma noi le accogliamo a braccia aperte. Continueremo a lavorare e lottare su questi terreni, continueremo a dare opportunità di lavoro e di riscatto sociale ai cittadini, non solo italiani ma anche stranieri, con cui lavoriamo ormai a stretto contatto da tanti anni.